Benvenuti nella prima puntata di Sport Trading Talk. Abbiamo qui con noi Davide Renna. Ciao Yuri. Entriamo subito nel vivo del racconto. Ovviamente oggi parleremo di sport trading, un argomento molto affine a te perché hai fatto un percorso che ti ha permesso di approfondire appunto questo settore. Entriamo nel dettaglio, di cosa si tratta? Sì, allora lo sport trading è la compravendita di quote legate ad eventi sportivi, un'attività molto simile alla compravendita di quote in borsa legate ad azioni. È chiaro che dove si fa profitto sulla marginalità che si crea tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, esattamente appunto come nel mercato delle azioni. È, se vogliamo dirla in un modo un po' provocatorio, è la versione professionalizzante delle scommesse sportive, dove ovviamente si distacca completamente da quel tipo di attività, ma fa capire da dove si evolve quel tipo di attività. È un settore che si sta sviluppando davvero in modo molto importante, grazie anche al contributo e ai filoni che arrivano dall'America con i prediction market, di cui approfondiremo dopo, ma fa capire quanto questo tipo di settore sta impattando in un'economia che può davvero creare dei servizi e creare un modello dedicato a questo tipo di attività. Diciamo che è un settore in fermento, quindi È un settore in attualmente fermento, si sta sì. evolvendo rapidamente. Sì, leggevo ieri che in America, appunto, con i prediction market, il movimento finanziario legato alla finale del Super Bowl è stato di $1 miliardo su una piattaforma finanziaria che è il SHI, ed è su strumenti finanziari molto simili ai derivati, quindi non su piattaforme di gioco. Questo fa capire molto che cosa sta nascendo relativamente a questo tipo di settore. È chiaro che è un settore che sta arrivando adesso in Europa, si sta sviluppando in alcuni paesi meglio, come UK ad esempio. In altri paesi c'è ancora da fare un lavoro molto importante di education, e per questo il progetto Sport Trading Life esiste, proprio per divulgare, per strutturare quello che è un mercato che sta nascendo. Assolutamente, diciamo che il tuo obiettivo con questo progetto è proprio educare su questo settore, Sì, quindi far conoscere questo settore che è già a metà del gioco, ok. insomma, nel senso che la grande difficoltà che ho avuto io all'inizio, io pratico dal 2000 Mm. e sono diventato professionista nel 2014, e la grande difficoltà è stata non avere punti di riferimento, non sapere che questo lavoro potesse essere fatto in un modo professionale, che potesse diventare il mio lavoro a tempo pieno. E questo diventa poi il primo obiettivo di Sport Trading Life, perché far conoscere che c'è un modo per fare questo lavoro in modo professionalizzante, è già gran parte del successo, insomma. Certo. Poi è chiaro che in tutti i settori che nascono hanno bisogno di servizi, di strumenti dedicati a questo nuovo settore, e questo è l'obiettivo del progetto. Certo, ci deve essere anche una regolamentazione dietro che adesso forse manca in Italia. Sì, sì, ovviamente, manca in realtà anche in tutto il Ok, mondo, quindi siamo davvero agli albori della nascita di un qualcosa, e quindi ci sono aree grigie a livello giuridico, a livello ok. fiscale, in Italia ancora di più. Io nel 2014 sono andato in Slovenia per poterlo fare con più libertà, con accesso a strumenti professionali. In Italia oggi si può fare, è ancora un contesto abbastanza ostile a questo tipo di attività, però inizia a prendere piede. È chiaro che poi lo sviluppo di quello che può diventare un nuovo settore necessita poi di strumenti, di regolamentazioni e di contenuti. Però prima nasce la professione, poi di solito segue la Certo. regolamentazione. Le macchine burocratiche di solito sono sempre più lente. Ottimo. Dicevo che poi ovviamente ci sono diverse differenze appunto con il betting. È bene
sottolinearle e farle notare. Sì, le differenze sono totali perché appartengono proprio a due aree diverse. Lo sport trading è più legato all'economia, alla disciplina finanziaria, tant'è vero appunto che gli strumenti, il prediction market nasce su piattaforme finanziarie, su strumenti appunto derivati, quindi finanziari. È chiaro che l'attinenza con le quote degli eventi sportivi e con gli eventi sportivi stessi fa sì che possa essere anche vista come l'evoluzione di un percorso che nasce in modo dilettantistico dalle scommesse sportive. Diciamo che ogni settore poi ha la sua componente ludica, la sua componente patologica anche, e la componente professionalizzante. Il problema è che in questo settore si è sempre, fino a questo momento, considerata solo la prima parte, Certo. senza andare a divulgare e a spiegare che cosa c'è dietro alla parte di un professionista. Assolutamente, poi sicuramente approfondiremo anche dal punto di vista del professionista, ecco, che opera in questo settore anche nelle prossime puntate. Ovviamente è appunto un settore in continua crescita in Italia, insomma starà prendendo sempre più piede. Ovviamente l'obiettivo è proprio quello di far conoscere e creare opportunità, immagino. Sì, da tutti i punti di vista. Adesso mi viene in mente che, visto che siamo in giorni dove il contesto socio-economico con gli eventi di Dubai è particolarmente in fermento, a dire poco, che a livello globale, dal punto di vista finanziario, siamo agli albori di una potenziale asset class finanziaria nuova che può nascere, sicuramente decorrelata rispetto agli eventi socio-economici e agli eventi politici. Questa è una sua grande forza. Siamo ancora lontani perché per farla diventare un asset class bisogna prima creare un mercato, creare un'industria, ci vuole un movimento a livello globale, però questa attività, vista come attività finanziaria e vista come l'ha sempre vissuta il sottoscritto, ha questa grande potenzialità. Insomma, non è il rendimento di uno sport trader non è correlata alla presenza di una guerra, alla presenza di una di Trump che mette i dazi, Certo, insomma, qualsiasi evento, insomma. qualsiasi evento. Quindi questa è una grandissima forza. È chiaro che c'è un cambio di mindset nel momento in cui vedi questo tipo di attività, perché quando fai determinate considerazioni non stai ragionando da giocatore, stai ragionando da operatore finanziario, e questo cambia anche, poi le vedremo dopo, le skills necessarie per fare questo tipo di lavoro. Assolutamente. L'Italia è pronta per questo settore? L'Italia è pronta per ascoltare, per capire, per iniziare a strutturarsi. Diciamo che c'è una nicchia di operatori, di utenti in Italia che non sono ancora professionisti, ma che sono molto pronti a livello concettuale per fare un salto. Hanno bisogno appunto di far parte di un qualcosa di più grande, di qualcosa che strutturi un certo tipo di movimento. Diciamo che l'Italia arriva sempre dopo, però ci arriva. Adesso mi viene in mente la correlazione con il settore delle cripto, che hanno fatto tanta fatica in tutto il mondo, come tutte le novità. Inizialmente ha avuto detrattori, ha avuto fan, adesso può piacere o non può piacere, sono una realtà. Ecco, credo che lo sport trading possa prendere quel tipo di evoluzione. Assolutamente, questa è un po' la tua visione per il futuro, immagino. La mia visione per il futuro, sì, io vedo a livello mondiale la nascita di una nuova professione, quindi con una serie di servizi collegati, partnership, servizi finanziari, piuttosto che academy, servizi di education. Credo che ci sia spazio per sviluppare in un modo globale questo tipo di mercato.
Assolutamente. Poi dietro insomma questo mondo ha anche la professione, diciamo che c'è un processo decisionale che deve dipendere ovviamente dal professionista, no? Viviamo in tempi dove la tecnologia sta prendendo sempre più piede, l'intelligenza artificiale, insomma tantissime cose, però allo stesso tempo insomma è importante che la parte umana risalti, no? Sì, io sono un gran fan di questo tipo di concetto. Devo dire che lo sviluppo che stiamo anche facendo dal punto di vista modellistico, dal punto di vista dei tools e di intelligenza artificiale ha amplificato sicuramente le possibilità di fare bene questo tipo di lavoro, ha amplificato le opportunità che posso cogliere durante una giornata, ha eliminato, ha contribuito in modo importante a diminuire i rischi finanziari di questa attività, però la scelta, il processo decisionale finale è sempre, nel mio lavoro, è sempre del sottoscritto, perché credo che il vero plus di questo, in questo tipo di settore sia combinare le due situazioni. Questo è un lavoro dove la competenza, la capacità decisionale in contesti di incertezza è il cuore, è fondamentale, e affidare questo cuore alla tecnologia alla lunga potrebbe, a parte per me sarebbe preoccupante, Certo. però andrebbe ad abbattere quelli che sono i vantaggi presenti in questo momento. Tieni conto che, come tutte le cose che si sviluppano all'inizio, ci sono ancora grosse inefficienze di mercato, e quelle inefficienze di mercato sono un grande vantaggio per chi opera a livello professionale. Affidare l'operatività completamente all'intelligenza artificiale vorrebbe andare a eludere questo tipo di vantaggio, Certo. e quindi oltre che, ripeto, sminuire quello che per me è una caratteristica anche di piacere di questo tipo di lavoro. Assolutamente, diciamo che poi dietro quello che fai c'è anche la passione, che è quella che insomma muove un po' tutto. Sì, sì, beh, la passione c'è sempre stata, la passione di vedere un evento sportivo, di leggere un evento sportivo, ne parleremo poi nelle prossime puntate, ma la capacità di lettura del trend dell'evento sportivo è il vero cuore di questo lavoro, perché ehm, in questo lavoro non vince chi indovina di più, Certo. ma chi legge meglio il trend dell'evento, che non vuol dire leggere il risultato. È proprio qui la differenza rispetto al betting. Il betting ha un esito binario, quindi o vinco o perdo, devo capire se il Milan vince o se il Milan perde. Nello sport trading no, devi leggere la tendenza dell'evento, e la tendenza dell'evento può anche distaccarsi dall'esito finale dello stesso. Quindi potresti avere letto bene l'evento e quindi Certo. fatto profitto, non avendo indovinato l'esito finale. Assolutamente. Questa è la vera differenza. Ottimo, e ovviamente come dicevi prima c'è ancora forse un po' di titubanza nel buttarsi un po' in questo settore, anche se in realtà ci sono altre forme appunto di investimento. Per esempio il poker già è un qualcosa di più riconosciuto, però allo stesso tempo credo l'obiettivo sia proprio quello di introdurre sempre di più questo settore anche in Sì. coloro che appunto sono un po' titubanti, ecco. Da chi lo pratica da 20 anni, questo è sempre stato anche un elemento un po' di frustrazione, no? Perché Ok, comunque, ripeto, tutti i settori hanno la loro anima ludica, patologica e poi anche professionistica. In questo settore no, nel senso che esiste il poker patologico, esiste il poker dilettante, esiste il poker professionistico, e ha davvero un bel, anche ad alti livelli. Nello spot trading no, nello spot trading in questo momento, ma per colpa di una divulgazione che non esiste, certo. quindi per una cultura che non esiste, ed è lì che bisogna agire per poterla creare, esiste soltanto l'attività di gioco delle scommesse sportive, e quindi questo è un peccato, Assolutamente, ma quindi anche una bisogna. grande potenzialità. Certo, bisogna muoversi di conseguenza, quindi credo che anche questo podcast potrà sicuramente aiutare ad approfondire quello che sta dietro, no, lo Sì. sport betting. Questo podcast Trading, ha scusa. proprio la finalità di contribuire a livello di divulgazione a
far capire che esiste questo tipo di lavoro e spiegare bene che cosa c'è dietro. C'è dietro un mondo di sperimentazione, c'è dietro un mondo di evoluzione anche personale, ne parleremo, ma la crescita personale è l'80% di questo lavoro, la tecnica è il 20%. Quindi c'è davvero un percorso che fa crescere la persona, oltre che dare dei vantaggi a livello di libertà geografica, perché Certo. adesso è stato uno degli elementi che mi ha portato a voler fare questo lavoro. Lo potevo fare ovunque, libertà finanziaria se lo sai fare bene, e come tutte le cose, ma anche a livello imprenditoriale, a livello sportivo. Se sei bravo emergi, se non sei bravo non emergi. Assolutamente, diciamo che queste tematiche sono presenti anche nel tuo libro, dove appunto si possono trovare diversi spunti legati anche in realtà a questo podcast alla fine. Sì, è un libro che è nato 2 anni fa, quindi è stato il primo elemento di divulgazione Ok. dedicato al settore. Non è un libro che dà la ricetta per vincere, non è un libro che spiega la mia strategia, che si può ben capire è proprietà intellettuale, ma è un libro che spiega che esiste questo settore e spiega che cosa c'è dietro. E tra l'altro un paio di lettori hanno anche apprezzato il fatto che contiene dei contenuti che sono laterali, che quindi sono orizzontali per tutte le professioni, perché laddove si parla di crescita personale, di evoluzione personale e di capacità decisionale, stiamo parlando di caratteristiche che davvero possono fare bene in qualsiasi professione. Ottimo, abbiamo fatto una bellissima panoramica del settore, una bella infarinatura iniziale per approfondire appunto su questo settore e niente, prossima puntata ovviamente entreremo un po' più nel dettaglio appunto della professione. Ti ringraziamo Davide per essere stato qui con noi. Ricordo che potete trovare il sito web www.sport-trading.life e www.daviderenna.com, Davide Renna e Sport Trading Life anche su LinkedIn. Grazie mille ancora e alla Grazie a prossima. te. Ciao, a presto.